last few weeks here in northern Italy, the streets have been eerily quiet, apart from this constant sound of sirens, which is these guys responding to cases of COVID-19 that need urgent care. Sei arrivata alla tua destinazione. Ci hanno comunicato alla centrale operativa che ha un sospetto Covid, quindi partiremo con il protocollo Covid, appunto, che prevede la salita solo di parte dell'equipaggio e non tutto l'equipaggio. Ok, ci siamo. Questa è la mia mascherina. Vai. Adesso ve le metto io, vestitevi. The US may have just surpassed Italy as the country with the most COVID-19 deaths. But Italy was the first Western country to detect a mass coronavirus outbreak. And months later, it's still in the grips of the pandemic. Italian authorities have confirmed at least 162,000 cases. More than 21,000 have died, the highest death toll in Europe. So these guys are just prepping, making sure they're fully sealed off, ready to head inside the nursing home where they've just received a call saying they need to go to hospital right now. Ah, cazzo, la festa dell'altro giorno. Comunque è la seconda stanza, questo qua. Adesso vi raggiungo. La ringrazio. Grazie. Questo aggravamento ce l'ha da oggi pomeriggio? No, vabbè, aggravamento sì, però sta pendendo la terapia già da più di una settimana. E non ha beneficio? Niente, sì. Ok, perfetto. Tranquilla signora, adesso la portiamo in ospedale. Adesso il mio collega me lo dice, appena lo so glielo dico, ok? Non si preoccupi. Faccia respiri profondi, in modo da respirare meglio. Faccia respiri profondi, inspiri, respiri. Stia tranquilla. 3, 1, 2, 3. Ok. Perfetto, poi dobbiamo andare a sì. Occhio. L'ossigeno le dà fastidio? Stia tranquilla, signora, stia tranquilla. L'abbiamo fatta, non si preoccupi. Adesso andiamo in ospedale e ci controllano meglio. Non cambia, signora. Non si preoccupi. Ha freddo? avete fatto la documentazione? Febbre 39, ipertermia, cardiopatica 90 anni. Allora, vuole che l'ansia qua di più? Andiamo, Fabio. Arrivati in ospedale, lasciamo la porta aperta. What kind of state was she in? I mean, she obviously wasn't doing so well. Paziente con difficoltà respiratoria, paziente con anche febbre da diversi giorni, anche con gli antibiotici che gli dava il medico della struttura non risolveva la febbre. Molto spesso è una febbre molto aggressiva che anche con i farmaci non riesce ad avere beneficio alla paziente. Questa paziente ha diverse patologie, è una paziente debole che è ottima per il Covid. How common is that you're bringing patients from nursing homes that need urgent COVID care? L'ospedale dove eravamo prima è un ospedale dove siamo stati già più volte perché ci sono stati diversi casi di Covid in questa struttura per anziani. What's the emotional toll on you guys? I mean, you've been doing this for weeks now. It must be hard. Non mi era mai successo di vedere Milano così deserta, non mi era mai successo di vedere questa situazione e sono veramente preoccupato. Sicuramente a termine di questa situazione, a termine di questa quarantena, la normalità avrà un altro gusto.
we're just inside Papa Giovanni Hospital, which is the biggest hospital in Bergamo at the epicenter of this crisis. This is extremely wealthy, sophisticated, advanced hospital, and yet these guys are saying they've been completely overwhelmed over the last few weeks. So this is the ICU? This is one of the ICU court of this hospital. So in this hospital, how many people do you have in ICU right now? About 70 patients in ICU. We're seeing that the infection rate has decreased, but it seems like you're still very busy. Il motivo per cui ci sono ancora tanti pazienti in terapia intensiva è perché il processo di guarigione è lento. All these people are essentially being made to stay alive by various different respiratory equipment. This guy here is having his blood taken out, he's having it oxygenated here before it's then pumped back into his veins. This guy over here is only in his 30s. He's had a tracheotomy to help accelerate his respiratory recovery. Doctors and nurses are working 8-10-hour shifts. They can't leave this room because their PPE, their protective clothing, has been contaminated. They can't waste that protective gear, which is so precious around here. Even with these precautions in place, at least 100 Italian doctors and 30 nurses have so far died of coronavirus. Have you ever seen anything like this before? No, and I hope I never see it again. We've seen the infection rate in Italy and the death rate go down a little bit. It looks positive. Yeah, but you have to pay attention because every nation has got its politics on doing this testing. Yeah. Essentially, what we do is testing someone who's coming in the hospital. If you're at home, nobody is coming to you and testing you. It might be that numerator is very big. And are you starting to see the light at the end of the tunnel? Might be. Maybe. I'm not in the position to judge from 2 or 3 days of getting better. So the risk of infection inside these hospitals is really high, and obviously the health of these workers is extremely important so that they can keep going. So what they've done is create these red lines where if you've been inside to treat any patients with COVID-19, then you stay on one side and everyone else who is clean stays on the other side to try and prevent any contamination. Penso che mi ha detto domani o dopo dovrei uscire. Of those who go through ICU, there are some who are finally recovering. Can you tell me what happened? È stato un sabato mattina che ero a letto e le faccio l'amore. Mi sembra di avere un po' di influenza. È stata una cosa molto veloce, nel senso che nell'arco di 3-4 giorni mi sono sentito proprio debilitato. Facevo poco nulla, non riuscivo a camminare. Was there a moment where you felt like you weren't going to make it? Qui all'ospedale, una notte mi avevano messo dava fastidio tutto. Non riuscivi a respirare, non riuscivi a muoverti. Adesso ho visto proprio tutto. Mi hanno rimesso in sesto nella situazione in cui siamo. Mi considero anche fortunato. Stefano was lucky. The survival rate here for patients with COVID-19 is just 30%. Is there someone in here? Meaning 7 out of 10 people who are rushed here for treatment don't make it out alive. Quindi questa qua è la stanza degli effetti personali. Oh my gosh. So these are people who have all passed away in the last few weeks, and these are the last belongings that they had in the hospital before they died. What proportion of these bags belong to people who have died from coronavirus?
Tutti. Wow. Veramente è successo una cosa incredibile. È una cosa che fa pure male, capito? Vedere tanti morti che ci sono stati. Guarda, io sono 21 anni che lavoro qua. 21 anni. Mai visto una cosa del genere. È il Covid. Pronto? Ah, ok, quando arrivi? Un altro Covid tra un'ora. How often are you getting these phone calls? Adesso è diminuito tanto adesso. Ma prima era una cosa dietro l'altra, proprio ripetitiva. Siamo arrivati a farne 15 al giorno più o meno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo le anime di questi nostri fratelli e sorelle. While the official daily death tolls are decreasing, churches are still overrun. Per Cristo nostro Signore. Amen. Unlike other countries, Italy only tests patients who make it to hospital, while thousands of others remain unaccounted for, meaning that the actual death toll could be much higher than what we know. Io credo, risorgerò, questo mio The demand for cremation is overwhelming. There aren't enough churches to hold all the bodies. Prima roba, chiudiamola qua in zona non contaminata. Dopo se lo metto sul guanto. Troppo stretto? No, va bene. The overflow are being stored in whichever large empty spaces the authorities can find. Come devono salire sul forno? Devono salire sul tavolo. Dai, alza. 1, 2, 3. This is what death looks like in Italy. Body after body being taken away in military trucks to crematoriums far away where there's space for them actually to be burned. It's all just starting to feel so clinical. These guys are doing their best to give them a dignified departure, but it just feels impossible given the sheer number of people who are still dying here. Dio Padre conceda loro la sua benedizione, lo Spirito Santo, noi che conduci noi la fortezza, e su tutti questi defunti scenda le benedizioni di Dio Padre Onnipotente. Just across the street, Giulio Gamarazio tries not to watch what's unfolding. Come stati? Okay, then. You have the most immaculate, beautiful looking garden, but obviously, I mean, you're about 10 meters away from this warehouse where almost every day you're seeing bodies being taken away. How does that feel for you? No, come giardino mi è sempre piaciuto. Dopo la mia pensione ho lavorato nel giardinaggio, vedendo tutti sti morti si prova cosa. E penso anche per i familiari qui che gli è toccato quella cosa lì. Ho già provato l'effetto della moglie che mi è mancata, già a una bella età, però si sente la mancanza. Non posso neanche andare al cimitero, sì, lo aprono solo per portare i morti e basta. Sì, non si può far visita
anche se si è su d'età, ma dispiace sempre perdere una vita, che siamo stati insieme 61 anni, una vita tutta assieme. No? It seems like almost everyone around here has lost someone. Sì, quasi tutti hanno perso qualcosa, il suo parente o vicino, così quasi tutti, sì. E insomma, il dolore è vicino un po' a tutti in questo momento e non è finita ancora. Speriamo che arrivi presto. Ecco lì speriamo tutti, no? How old are you, if you don't mind me asking? 87, compiuti 14 marzo scorso. L'ho fatto da solo questa volta. Di solito mi fanno festa le figlie, i nipoti, e invece stavolta purtroppo si è fatto il compleanno in casa soli, anche senza moglie, anche per il primo anno che senza moglie, insomma, è stato un compleanno un po' triste. Scusate. Scusate. Ma intanto così. Non ho parole. E tu mi lascio con le lacrime agli occhi. Italians here face more lonely days ahead, as Italy's Prime Minister Giuseppe Conte has extended the nationwide lockdown until May 3rd. It falls on the regional government to reassure the people of Lombardy that things are under control here. It's a very challenging time for you and your government. Can you tell me how you're getting on at the moment? Beh, più che sfida, questa è una guerra che purtroppo ci ha investito all'improvviso, come uno tsunami. Given that we all saw what happened in China from the end of December onwards, and we saw breakouts in Europe and particularly here in Lombardy, do you have regrets over the government responding too slowly? Non ci sono colpe, c'è solo la collaborazione e abbiamo sempre cercato di collaborare con tutti perché il nemico non è un'istituzione, il nemico è il virus e quindi insieme dobbiamo combatterlo. But there are a lot of Italians, though, who are angry because they feel like the government didn't respond quick enough. And if they had responded quicker, then maybe we wouldn't be seeing what we've seen play out over the last few weeks. Ci sono alcuni italiani che dicono che il governo non ha risposto, ci sono alcuni italiani che dicono che la regione non ha fatto bene. Ci sono alcuni italiani che escono di casa e non dovrebbero uscire. La maggior parte delle persone però sta veramente collaborando. For people who are looking for answers as to when they'll be allowed to get back to their daily lives, what would you say to them? Siate pazienti, dobbiamo combattere questa epidemia e dobbiamo combatterla assieme. I cittadini, molti rispondono perché molti hanno avuto dei cari che si sono ammalati e che sono morti e quindi capiscono che la questione è veramente seria. Ma questa non è una guerra veloce, questa è una guerra lunga. Diciamo insieme, l'anima mia spera nel Signore. Dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia preghiera. Siano attenti le tue orecchie alla voce della mia supplica. L'anima mia spera nel Signore. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Quando sarà finita tutta questa storia, potremo darle il saluto con tutta la comunità, con tutti gli altri defunti di questo tempo. Grazie. Funerals themselves are now rare. When they do happen, they're limited to immediate family only. Like those of 89-year-old Teresa Maria Ambrosini, who passed away at Casa Serena nursing home, which has recorded about 5 times more deaths than usual.
Ambrosini was showing symptoms of having the virus, but like so many others, she was never tested. Were you close with your grandma? Sì, le volevamo tanto bene. Ci mancherà tanto. What was she like? Era... Noi la definivamo il generale. Lei si faceva rispettare. Tanto. Era una bella persona. Do you think about, the fact that you weren't able to see her for those last few weeks? This is the most ugly facts. Not only for us, but for her, because she was lonely. She was lonely. I feel like it's not real, like it's a nightmare, but I know that it's real. It must be so hard not being able to have more people, not being able to make more ceremony, not being able to hug each other. La cosa più brutta di questo periodo è non poter abbracciare nessuno. This distance between us is unreal, is unnatural, because we are human. We need to touch, we need to hug, we need all the parts that make us human. As the world follows in Italy's footsteps and looks to this region searching for signs of hope, everyone here has a similar message. Do you feel like the official data that we're seeing is accurate? I numeri forzatamente non tornano e secondo me sono molto più alti rispetto a quelli che ci dicono. The government is saying that the death rate might be going down, that things might be getting better, that hope is that we're past the worst of it here. Penso che le cose stiano andando meglio, sì, ma è comunque difficile con una popolazione così grande come quella americana, come quella di tutti gli altri paesi, tenere sotto controllo la cosa. È proprio brutto, non ci si può far niente, è come sentirsi completamente impotenti.